Daniela e Elena. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo. È lei e mi fa vedere come mi dice, ti faccio vedere come mi sento dentro sempre, no? Mi fa vedere che è come se fosse una biglia impazzita, nel senso che corre di qua e di là molto velocemente, non sa dove fermarsi, non sa che via prendere. Va bene. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Sì. Sì, sì, sì. Vibrazione. 2,8 miliardi. Consapevolezza. 118. PS, PE. 37, 63. Vite precedenti. 2861. 2000. 2000, sì. Cervello. 8,9. Interferenze eteriche di Daniela. C'è un specie di... ecco, un ragno. Sì. Mhm. Poi c'è una mantide. Poi c'è sì, un leonide, una specie di... Sì, felinoide, una specie di tigre, però un po' strana, ma che è una specie di Felinoide, tigre. vabbè. Sì. Questi si divertono con le varianti, ma noi ce ne Beh, freghiamo. infatti. E ne arriviamo alla sostanza. Mm. E poi un falconiforme. EDL? 3. Mentali. Allora, c'è questa entità mentale di livello 6 Mm. che la chiamerei proprio paranoia ossessiva. Mhm. In relazione a cosa? Allora, in generale è quella che in generale, un po' in tutte le situazioni, attiva dei pensieri par- paranoici, direi nel senso proprio che creano ansia in Daniela, no? E che l'agganciano di continuo senza lasciarla mai, un po' in generale, nello specifico per quanto riguarda appunto la relazione di coppia. Mhm. Poi c'è un'entità, Altre? sì, c'è un'entità mentale di livello 4 che
È quella legata alla sua... mm, sì, lei dice manca che non ha memoria, ma in realtà quello che io ho visto anche prima quando lo spiegava è proprio come se gli venisse chiusa una porta, no? Quando lei deve iniziare a dire qualcosa o a spiegare qualcosa, è come se dovesse uscire da questo, è come se io la vedessi in questo enorme capannone vuoto dove c'è solo lei, ok? E c'è Mhm. una porta da cui deve uscire per spiegare una cosa e quando sta per uscire si chiude improvvisamente la porta del capannone, c'è tutto buio e lei rimane incastrata lì. Ecco, l'immagine è questa. Quindi problemi di memoria e difficoltà di comunicazione sono queste. Sì, Mhm. Poi e poi c'è un'entità mentale di livello 2 che le confonde le cose, le confonde le carte. L'ho visto molto bene prima quando mi ha fatto vedere la prima immagine dove c'era tutto, ma in particolare vedo che è come se lei fosse in mezzo a una piazza, no? A una piazza, direi di un villaggio. Ok, questa piazza sterrata con varie case intorno, con le porte d'ingresso e sulle porte d'ingresso c'è tipo il disegno o la scritta della strada da prendere, no? mhm. Quindi è come se lei va diritta verso, dice ok, io devo andare lì dentro perché devo fare quella cosa lì. Va verso la porta e quando arriva alla porta cambia, la porta diventa un'altra cosa. E quindi riparte e rivà di nuovo verso la porta che si è spostata, no? Quindi questa cosa è proprio l'entità mentale che le confonde le carte all'ultimo, davanti. Quindi Due. mm, basta. Ok. Mhm. Ehm, Paranoia ossessiva relegata a quello che è il suo rapporto con l'altro sesso, quindi le sue storie, quello che ci ha In raccontato. particolare quello, sì, esatto. Sì, un po' in generale, ma è come se quell'argomento lì fosse più preponderante, no? È come se lei quando è in una relazione si sente molto meno sola e quindi è alla ricerca, no? Di qualcuno al suo fianco comunque. Quindi diciamo che nella sua vita ha un'importanza preponderante ora e quindi Mhm. agisce in particolare rispetto appunto alla relazione con gli uomini. La causa esoterica dell'essere nelle relazioni lasciata per un'altra è questa No, questa è ehm, l'entità. più, sì, questa, Sì, scusa. mm, sì, sì. Quello di essere lasciata è più invece lo vedevo già anche prima, è come se lei mettesse una barriera tra lei e l'altra persona durante la relazione per difesa. Mhm. È più, la vedo più una causa esoterica fatta dal felinoide, da quella tigre, strana tigre. Ok. Mm. Come si chiama il progetto di Daniela? Mm. Antitesi, Perché? perché la fanno saltare da uno stato di vibrazione ad un altro, di colpo, senza i passaggi intermedi. On-off. On-off, esatto. Vedo in particolare anche subito mi è apparso quel ragno, Mhm. ok, che per farla saltare e farle cambiare stati, addirittura pizzica. Mhm. E poi c'è proprio tutti messi a fare questa cosa, no?
quasi come se proprio tutte queste interferenze si fossero messe d'accordo per portare avanti questo progetto. Poi vedo la Mantide che ehm, le dice, magari lei ha questi pensieri, no, ricorrenti, ossessivi, e magari riesce a togliersi da lì dicendo: ma no, togliti dal pensiero che non è così, cosa ti importa, tanto no, non stiamo più assieme così. E invece c'è la Mantide che è come se cercasse di riportarla lì, di convincerla che quello che lei pensa di paranoico è vero, no? Mhm. Mhm. Poi c'è la tigre che è un'altra cosa. Smania di controllo. Controlla il cellulare, che ci sono le spunte Mhm. del messaggio letto, che una persona è online oppure non è online, nella messaggistica. Sì, appunto, è più C'è la una mantide. Mhm. macchina o no? L'esempio della macchina, no? C'era anche. Sì, è proprio la mantide che agisce insieme all'entità mentale 6, né? 5, non mi ricordo, 5, 6. 6, 6. 6. È un po' alta 6, 6 è Eh sì, tanto già. infatti, sì, sì, ma vedo proprio che è una cosa. Mm. Le dà proprio. Cioè, tutto in quei momenti è improntato in quella direzione, cioè non riesce a fare nient'altro. Mm. Mhm. Causa esoterica di una madre arida anaffettiva. Ehm, allora, diciamo che potrei dire in generale che è la sua PS che ha scelto questa madre per sperimentare la solitudine e fare l'esperienza e la consapevolezza di superare la sensazione di solitudine. E diciamo che provare la solitudine rispetto alla madre è il grado più alto di solitudine, mi dice, no, la PS in questo caso. Mm. Mm. E adesso che l'ha provato? Adesso deve trovare il modo, deve consapevolizzare il modo per non sentirsi più sola, anche senza avere, cioè, diciamo che lo scopo della PS in questa esperienza è arrivare a sentire che non è necessario essere con vicino a qualcun altro o apprezzati, amati da qualcun altro per non sentirsi più soli. Cioè ci si può sentire bene e e non provare la solitudine anche stando da soli, dice la PS. Io dico che ci può provare, ma quello che vedo io è che comunque qua nella Matrix questa cosa è, cioè vista così, è un po' impossibile, nel senso che si può ritornare allo stato dell'uno, che uno è che tutto è uno, e quindi puoi provare quella cosa lì, ma riuscire a non sentirsi soli comunque nella dualità è roba da poco. Cioè, qua la vedo quasi impossibile come cosa. Eppure c'è riuscita la PS di Daniela A non sentirsi sola? a sentirsi sola. Eh no, infatti sentirsi sola sì, è riuscire a non sentirsi sola anche se sei da solo, quello che vorrebbe sperimentare. Ah. C'è Mm. riuscita? No, la vedo di no. 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 Mm. Bah. Che strana volta la PS, eh? Sperimentare le sensazioni di non sentirsi sola, Da anche se sola. si è soli. Ma la solitudine di Laura Pausini mi viene. Mhm. Mhm. Laura Pausini, Deep State. Decisamente sì. Va bene. Come si chiama
la PS di Daniela e la PE. Bozzolo, 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 bozzolo. La PS e la PE. Sì, la PS. La P è lente, come lente di ingrandimento. Ok. Causa esoterica di non avere un rapporto con la sorella. Intanto chiamiamo la sorella nel cinema e la mamma è viva, vero? Sì, ok. Mhm. Sì, la sorella arriva, ma sta molto in fondo e dice, vabbè, tanto questa è pazza, No, 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 no. tanto c'ho cose strane. Pazza? No. Allora, viene perché vuole vedere il film della sorella Daniela e vuole imparare, o se viene e dice questa è pazza, se ne va subito. Se ne va perché ci siamo tutti pazzi. Bene, siamo tutti pazzi. Ciao. La madre? Guarda te, questa arriva e dice che siamo pazzi. Oh. Mm. Ciao. Ognuno fa le esperienze che vuole. Mm, mm, mm. Non abbiamo La man- ragione noi, Mm. E No, anche no, lei. no, non Lei c'è sceglie, noi giudizio, non ci deve scegliamo. essere giudizio. Ma se questa viene e dice che siamo pazzi, può anche andare. Decido Mm. io, subito, immediatamente. Il cinema è mio. Mamma sta in mezzo. Sì, 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 rimane. Quali e quante vite hanno vissuto Daniele e la madre insieme? Altre 5. La più bella, la più opposta a questa, Mm, visto che mm. in questo momento Daniela si sta disperando. Le hai vissute, non è che le devi vivere, le hai vissute. Allora, la più bella è con... erano due fratelli molto affiatati ed erano, si può dire, paragonabili a degli architetti o ingegneri di ora, ma erano nel sì, 500 più o meno. Mhm. Mm. E costruivano, progettavano e dirigevano, diciamo, la costruzione di queste dighe di legno, però erano tipo dighe di legno Mhm. sui fiumi. Erano due uomini? Più che dighe, sì, scusa, non era tanto vero, erano tipo dei passaggi, no? Come se dovessero fare dei grossi ponti di legno con delle gallerie da cui passava l'acqua del fiume. Sì, erano due uomini fratelli. Un'altra? In cui non c'era questo conflitto, questa anaffettività. Ce n'è un'altra dove erano... ehm, Daniela era il padre e la mamma era la figlia e li vedo che erano, direi, agricoltori che li vedo che giravano a vendere la frutta, soprattutto agrumi. Con il carretto e l'asino. Mhm. Un'altra? Vediamole tutte e cinque, hai detto. Mhm. 5. Quindi abbiamo viste due, belle. Tre. Un'altra, la mamma era la nonna e Daniela era la nipote femmina. Durante direi, sì, durante la prima guerra mondiale più o meno, appena prima, inizi Novecento fino, sì,
Sì, più o meno così. Mm, Erano una famiglia benestante, direi, e le vedo in una giornata di tutti i giorni dove la nonna, diciamo, faceva un po', aiutava la figlia. Allora, la mamma di Daniela era sempre a lavorare, non so, comunque non c'era mai, non era mai in casa se non alla sera tardi. E la nonna si occupava di Daniela e vedo che stanno tipo studiando assieme. E poi a un Mm. certo punto la nonna si ammala e muore dopo una malattia molto di sofferenza. La quarta? La quarta facevano parte tutte e due di questa tribù di Sioux. Mm, ed erano, come si chiamano? Non mi viene il nome. Erano due. Guerrieri. No, no, li vedo, erano due uomini della tribù. Li vedo Santoni. no, no, neanche, però come si dice che Comandanti. capi, Capi. nel senso sì, che a cui Condottieri. sì, facevano riferimento, diciamo che la tribù faceva riferimento a loro due. Ok, c'era uno che era Daniela, in quel caso lì era un po' più su rispetto alla mamma, che era uomo, Mm. però erano le due figure maschili a cui facevano riferimento, ecco, a cui la tribù faceva riferimento e li vedo in uno dei loro tipici riti in cerchio, no? In uno dei tipici riti dove ballano e. C'era una bella intesa? Sì, sì, diciamo che abbastanza tipica. Era raro che in quelle tribù ci fosse un atteggiamento di rivalità no? O di non sincerità rispetto agli altri componenti della tribù, quindi sì, c'era una bella intesa. Quinta vita. Solo se c'era una bella intesa oppure no. Sì, qua un po' meno. Vedo che è come se avessero a un certo punto litigato. Vabbè, su 6 vite, compresa questa, Mm? di Daniela, 4 sono ottime, 2 così così. Sì. Causa esoterica del fatto che in questa vita la madre è anaffettiva, c'è un rapporto che quasi infastidisce in questo momento, la cui analisi quasi infastidisce in questo momento Daniela. Ma se noi vogliamo capire e risolvere i tuoi problemi, dobbiamo capire e risolvere anche questo punto. Sì, vedo. Mhm. Allora, l'ho già vista legata prima questa cosa della, del fatto che Daniela non abbia avuto il riferimento della figura femminile nella vita durante prima della prima guerra mondiale, ok? Perché la mamma era sempre assente e la scomparsa della nonna, che le faceva da figura materna, ok? Quindi questa esperienza di solitudine rispetto alla figura materna, diciamo, figura femminile di riferimento, no? Ed è come se in questa vita la PS di Daniela avesse deciso un'altra figura, cioè un'altra modalità di sperimentare questa separazione e solitudine, allontanamento dalla figura femminile di riferimento, per continuare l'esperienza interrotta nell'altra vita. Ok, Ah. vabbè. Ehm,
La madre nel cinema che fa? Ah, interessante. Apatica, la vedo molto distaccata e apatica rispetto a... Cioè, mm, sì, apatica. Sai, sempre con la stessa espressione, lo stesso tenore emotivo e vibrazionale. Mhm. Così. Ma perché è venuta? Ma perché è interessata. Così. Apatica. Mm. Interessata ma è apatica. Sì, è come se fosse proprio un cioè senza emozioni, in un guscio di non emotività, proprio non ha, è come se niente entrasse, no? Mm. Talmente un guscio di protezione e di stacco che niente le fa cambiare il suo stato. Va Quindi bene, lei sa che è interessata, ma non è che esprime la sua emozione per questo interesse, ecco. questo cinema ha solo la madre, quindi? O si è presentato qualcuno? Si è presentata un po' in là, nel senso in là è tipo un paio di file dietro la mamma, ma dall'altro lato. Mhm. Eh, potrebbe essere una cugina, mi dice, non lo so. Mm, Qualche ex non c'è. no. Causa esoterica del difficile rapporto con il femminile di Daniela e contemporaneamente del fatto di non avere amiche, amici donne. Beh, lei non ha imparato a rapportarsi col femminile, come se non sa come fare, quindi Ma perché? eh, perché non ha avuto, vedo proprio che non ha avuto il Imprinting. Mm. esatto, sì, sì. E in più c'è questa cosa di questa entità mentale di livello 2, mi sembra era, o 3, non mi ricordo, 3, Di la che livello 2. bassa. Mm? Mhm. Che diciamo non le fa prendere la via giusta, no? Quindi le confonde le carte, quindi magari lei mm, approccia in una certa maniera, ma non è la maniera con cui poi dopo può andare bene una relazione col femminile. Cioè, nel senso non c'è giusto o sbagliato, ma è come se lei sbagliasse in quel momento l'atteggiamento verso quella persona femminile e quindi non nasce proprio la relazione tra loro due. Mhm. Ok. Causa esoterica di due dipendenze. No, causa esoterica di questo bordello di Eco. Mm-mm. Allora, sempre sullo stile dei soliti che arrivano, ma non sono loro. Iniziano a dire che stiamo facendo un lavoro troppo efficace con le persone, quindi troppe persone, cioè aiuta troppo le persone a risvegliarsi e quindi non va bene. Che rottura di coglioni. Ma che gli frega? Sono solo programmi. Cosa volete? Siete solo programmi. Vai, marchiaglielo a fuoco sulla fronte. Siete solo programmi. Cosa volete? Infatti appena lo faccio si dissolve tutto. Mhm, mhm. Mhm. Andati? Sì. Va bene. Causa esoterica delle sue dipendenze, soprattutto cibo e fumo. Senza controllo.
Allora, il cibo è proprio questo questo vuoto e solitudine che si crea, soprattutto rispetto, sì, rispetto anche alla figura maschile come partner, ma diciamo che rispecchia un po' quella più primordiale rispetto alla figura femminile, che è questo vuoto che si crea proprio come se si creasse una pressione negativa, che può essere questo vuoto spazio all'interno del corpo, che è come se risucchiasse proprio il cibo, quindi e non si ferma finché questo vuoto non è pieno. No? Questa sacca, vedo come se ci fosse una sacca che si svuota, che si crea Mm. e deve essere colmata col cibo. E il fumo? E il fumo invece è proprio questa, viene quasi richiamata da queste entità mentali, soprattutto la 6, sì, soprattutto la 6 che fa crea quest'ansia che fa sì che Mhm. c'è questo richiamo proprio della sigaretta per far sì che quest'ansia si abbassi, ma è l'entità mentale che ha innescato questo meccanismo di dipendenza in Daniela, in maniera tale che lei fumi la sigaretta, si abbassano le vibrazioni e loro possono continuare a tenerla nel loro progetto. Se Daniela fumasse adesso, a quanto starebbe? A 2,8 avevi detto, no? Mhm. Allora, adesso è un po' è salita, ha fatto anche un po' dei picchi in giù, però adesso è risalita un po'. Mhm. Eh, all'inizio che era 2,8, se lei avesse fumato subito sarebbe andata a 796 milioni. E Mm. invece è adesso? In questo momento è a 10,8. Se non facessimo la sessione e restasse senza fumare 24 ore, a quanto arriverebbe? 24 ore, 16 miliardi. Quindi si alza in Ah, assenza del cilindretto di... Ok, tenetelo in considerazione. Parte sinistra della testa. Causa esoterica dei problemi a quella parte lì. E del corpo. sì, allora vedo che in eterico è come se fosse la parte su cui agiscono quando gli fanno le abduction, no? È come di solito li vedo spesso quando fanno le abduction le persone le mettono sdraiate, in questo caso è in piedi e Mm. è come se avesse, come se la attaccassero a delle ventose, una qua, poi ne vedo una qua e una sul Mhm. bacino. Ok, e da lì prendono la sua energia in quel momento lì dell'abduction e poi invece durante il giorno attraverso ehm, un impianto mentale che è tipo è una sfera con intorno un'altra sfera a rete che è al centro della testa. Attraverso questo impianto mentale mandano degli impulsi in tutto il corpo con delle informazioni vibrazionali basse che mantengono attraverso anche collegate alle entità, alle interferenze che ha all'esterno, si collegano queste informazioni di vibrazioni basse che vanno su tutto il corpo. Quindi infatti vedo come se avesse intorno al corpo, diciamo sulla superficie, tutta una rete. Lombare, nella zona lombare una massa dura. In termini medici non è niente di preoccupante. In termini esoterici? Sì, su tutti quei 3 punti lì io ho visto proprio
queste ventose grosse, no? Fa tutto, proprio tutta la zona tutta del bacino. Quindi è come se lì si fosse creato questo, perché è come se fosse un effetto contrario, no? Mentre succhiano, poi molla, è come se il tessuto, le cellule avessero un ritorno e quindi è come se si accumulassero tutte in un posto. Mm. E poi vedo uguale al braccio che anche qua succhiano e quindi tutta questa zona è tutta infiammata. Io vedo proprio tutta e così tutta la parte della testa di qua. E la causa esoterica del fatto che non riesce totalmente ad estendere le braccia. Diciamo che è tutta una conseguenza di questi di tenerla in questa situazione qua. È proprio più una cosa fisica di compenso di queste cose, di anni di questa situazione. Vedo questa rete, no, che ha intorno, a cui vengono mandate delle informazioni vibrazionali basse che comunque influisce un po' sul corpo. E le braccia è come se fossero si fossero limitate con il tempo nei movimenti, perché comunque il movimento delle braccia per Daniela rappresenta il poter agire, ok, nel mondo, e quindi è sempre più bloccata in questo agire. Va bene, chiamiamo il padre disincarnato. Allora, lo vedo che è ancora un po', è ancora incastrato al momento della morte Mhm. ed è arrabbiato con questo momento. È ancora in un loop dove non capisce perché gli è successo questa cosa. Mhm. Vic. Vibrazione, informazione, consapevolezza. Mhm. Sì, vede, allora si è sganciato da questa rabbia, ha lasciato quella situazione lì, vede l'esperienza, si gira verso Daniele e dice: Mi spiace di averti lasciata in questo stato dove ti sei sentita abbandonata, ma era il percorso che avevo scelto con la mia PS. Mm. Mhm. Ti voglio bene, ti ho voluto bene e ti voglio bene. Fa la differenza, nel senso che è come se adesso sentisse proprio la differenza tra il voler bene quando si è in vita, che è dipendente dalla Matrix, no? Dal gioco dei ruoli, Mhm. che in quel momento non sembra gioco, Mhm. e dal voler bene in questo stato di neutralità, no? Che è un risuona, Incondizionato. sì, esatto, è un risuonare con il movimento vibrazionale, no? Delle cose, delle persone. In questo caso, è, appunto, è il vibrare in risonanza con le emozioni di Daniela di questo momento. Mhm. Come lo vedi? Non so, in abito, col cappello, cioè, come lo vedi? Allora lo vedevo al momento lo vedevo, cioè quando è arrivato, appunto molto imbronciato, molto arrabbiato, con un maglione scuro, un po' tutto accovacciato per la sofferenza del momento della morte.
Ah, Mhm. sì, poi io qua lo vedo con i baffi, i capelli neri, però non so. E, invece poi dopo la Vic, quando si staccano da tutto ciò che è il ricordo e l'energia della vita terrena, li vedo proprio alleggerirsi, quindi non devono più camminare ma fluttuano. Ok, e c'è tipo è come se fosse una sagoma, non rigida, ma come se fosse energia che è un po' più vicina, no? Come se fossero delle molecole che sono un po' più vicine, quindi si crea una sagoma a forma di uomo. E Mm. spesso in questo contesto, in questo momento, l'energia che c'è intorno, quindi tutta l'energia del posto, si colora un po' di violetto, no, più un rosa rosso, no? Così, e quindi la sagoma del papà di Daniela adesso è un po' più scura in maniera tale che si vede la sagoma, ecco, sono un po' più concentrate le molecole a forma di uomo che fluttua. Apriamo il portale aureo. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Daniela, anche quelli che lei non ha conosciuto, tipo bisnonni, trisnonni, trisavoli, tutte le generazioni. Possiamo andare indietro di tutte le generazioni che vogliamo, se ci sono ancora. E mi dici quanti si presentano e vanno diretti nel portale aureo di Daniela. 187. Bene. Mm, più il papà. Il papà sta andando? Vuole dare un ultimo finale messaggio? Manda un bacio a Daniela, gli manda un bacio proprio molto caloroso, sì. Mhm. Lo salutiamo allora. Mhm. E chiediamo a Daniela, al suo bozzolo PS e alla sua lente, giusto? PE? Mhm. Perché lente? Lenti di ingrandimento. Ah, Diciamo che è quello che fa per tenere sotto controllo. cosa vogliono fare? Chiediamo a loro due cosa vogliono fare. Andiamo al cluster, liberiamoci di un po' di questi carichi, dicono. Perché non l'hanno fatto da sole? E se no, dice, se no cosa siamo qua a fare? Noi. È come se si allenassero, no, Mhm. non noi, loro. Mm. È come se si allenassero a ricordare. Ricordare non fa, è un po', è un termine direi troppo terreno. Come se si allenassero a ripassare. È difficile da tradurre in parole. Provaci. Sì, uso ricordassero, anche se non è proprio quello. Come se si allenassero a ricordare e ripassare eh, come si arriva a essere liberi di tutti questi carichi, di tutte queste interferenze. Ok? Perché nel momento in cui si torna a essere tutt'uno, a essere liberi da tutto, in quel momento lì si sa che sia così perché lo si è conquistato. La conquista. Mm, sì, la conquista ottenuta dal profondo, quindi ognuno di noi è in grado di raggiungere la conquista che ognuno di noi può, che
ognuno di noi è Dio, ognuno di noi è forte e ognuno di noi è l'altro e il resto è l'uno, quindi è Con- questo. conquistiamola allora, andiamo al cluster. Mhm. Con tutte e due, con Sì. l'unicità della lente di ingrandimento, la PE, e con la molteplicità del bozzolo, la PS, che è suddivisa in 2861 vite, ma è la stessa. Mhm. Quindi, come dire, la potremmo anche vedere 2861 volte, Daniela. Mhm. In un solo caso di queste 2861 ha il viso di Daniela, il corpo di Daniela, Mhm. estetica di Daniela, ma è anche tanti altri personaggi, donne, uomini, bambini, anziani, Sì. buoni e cattivi, belli e brutti, grassi e magri, bianchi e neri, Mhm. cinivaccati e non cinivaccati. Mhm. Mhm. Aperto il portale definitivo. Sì, ogni vita è un ehm, sai tipo come si chiamano? Boh. Ehm, una coppetta di vetro che mi veniva, Mm? però i bordi sono a forma di petali, Ah, come alcune coppette del gelato, sì, un però po' della di nonna. vetro trasparente, sì, però di vetro Corolle trasparente. di Ecco, vetro. bravo, sì, di vetro, esatto. Ogni Vabbè. vita è una di quella. Quando c'è del vetro è bello romperlo, quindi vale casino, tutto nel buco, nel portale definitivo. Facciamo volare i piatti di vetro. Bello, per lo sfogo. Mhm. Fatto. Ha chiuso. Ad eternum qua dentro. Mhm. Sì, fatto. Avatar. Mhm. Sì, Come lo vedi? lo vedo proprio inclinato sulla tastiera che scrive, No, scrive, beh, scrive. Mm. scriva la storia della sua vita. Mentre la scrive lo mettiamo Lo nel portale definitivo. facciamo volare. Facciamo volare la tastiera, lo schermo, il computer, la scrivania, la sedia, le biro, il mouse, i cazzi e i mazzi. Daniela è la creatrice, è la dea della Mm. sua storia. Decide che questa cosa non le interessa più come esperienza, cioè che un programma decida delle sue 2861 vite, lo toglie e mette qui quello che le pare, un ad eternum a forma di fiore, per esempio, un altro ad eternum veritas a forma di fiore di vetro. Mm. Sì, sì. Con queste nuove condizioni c'è ancora qualunque tipo di interferenza che abbiamo analizzato. No. Con queste nuove condizioni a quanto sta la vibrazione di Daniela? 318. Consapevolezza.
143. PS. 71. Vite. 1896. Cervello. 9.4. Ok. Daniela si chiede alla fine se starà sempre da sola. E tu che sei l'oracolo di Deli ci dai una risposta. Elena, l'oracolo di Deli. Elena ha fatto, 16. ha fatto scoppiare una guerra anche. Non ti dico di dove sta, di dove era Elena, Mm. perché potresti offenderti. Mm. Comunque tu fai scoppiare le guerre. Mm. Che diciamo che quella Elena lì era un po' così. Era una pina che andava Molto da un fiore a un aperta. altro, molto Molto aperta. aperta. Le piaceva il polline dei fiori, vabbè. Ecco, vabbè. Diciamo che passava da un fiore a un altro. Ecco. Mm. Era una pina, una farfalla. Forse sto peggiorando la situazione. Sì. Esatto. Intanto c'è pure la mia doppia Viene risata. Perché no, qui c'ho poi tutti. mi viene l'immagine no, della parodia sul mio bimbo che fai sempre. Ah, Aggiunto giusto. questo pezzo, siamo a posto. Siamo a posto con Mm. la mamma soprannominata. Ha fatto, cioè, no, cioè, nel senso, massimo rispetto per la mamma. Questo pezzo vuoi che lo tagliamo? Ma fra un po'. Mm. Ok. Ok, Poker Face. Dove eravamo rimasti? La farfalla Elena. No, dicevamo, tu non sei l'oracolo di Deli. Non sei. Ah, si rimarrà Mm. da sola. Sarà sempre da sola? Decide Daniela, assolutamente. Esistono, Daniela crea, e quindi Daniela. esistono le fiamme grezze o la fiamma di Daniela? Lei non ha avuto il coraggio di chiedermelo, ma io lo chiedo io. Mhm. Secondo me non hai avuto il coraggio perché pensi di non meritarlo, che pensi di no, non voglio essere Eh, esosa nei miei confronti. E mm, invece devi essere esosa nei tuoi confronti. Devi essere una che osa. mm, Osare bene. mm, mm, mm. Ci insegnano a essere umili, ma chi l'ha detto? Umili nei confronti di noi stessi. Ma io non me lo merito. Ma chi l'ha detto? Un prete? Un portale definitivo il prete. Via. Mm. Vai, vai. Pirla. Allora, a guardar bene c'è una fiamma ora, eh, vicino al confine Italia-Austria. E ce ne sono altre tre grezze. Io questo lo vedo però come un inizio, nel senso che Tutto può diventare altro. no, sì, è quello che la PS, l'esperienza, diciamo che vedo più consona, più centrata con l'energia della PS di Daniele, è quella di trasformare la fiamma in un'altra fiamma. È come se lì fosse l'inizio, no? È come se la PS avesse iniziato da lì. Mm. Quindi questa non è una lettura di un qualcosa che è e sarà per sempre, questa è la lettura di un momento, questo, Mm. che domani può essere già cambiato. Quindi tutto, come diciamo sempre, dipende dall'intento, anche la ricerca della fiamma Mm. o il mantenersi puliti, il progredire, Sì. il non avere più abduction Mhm. e quant'altro, qualunque Sì. altro tipo di interferenza. Tutto dipende sempre da noi e ogni giorno riscriviamo il nostro film, la nostra esperienza, quella che noi vogliamo fare. Sì.
quindi c'è, non starai sempre da sola. Oh. Questa è una sentenza di morte. Le Eh, sentenze non esistono. Chi le col pensiero, emette... anzi, mm, scusa. Vai, vai. Anzi, quel pensiero lì rimarrò sempre da sola è l'aggancio che cercano di fare le interferenze, ok? E se tu agganci il pensiero, ritorni al ricordo della solitudine e riescono a interferirti nuovamente, allora lì ti bloccano nuovamente. Invece proprio Certo. assolutamente no. Va bene, prima dell'ultima domanda che sarà il messaggio finale di PS e PE Unite a Daniela, Mhm. non ve l'aspettate quest'ultima domanda, dietro le spalle di Daniela c'è un orologio fermo sulle 7:30 e non sono le 7:30. Causa esoterica. È fermo perché Mm. è da sempre che è sulle 7:30. Causa esoterica. Nulla, è un caso. Allora, mm, Lei ride intanto, però. allora, l'immagine che mi è arrivata è di questo momento in cui era quell'ora lì, vedo Daniela, vedo Daniela e l'orologio e poi mi si sovrappone un'immagine di una postazione, ehm, di una scrivania bianca, di questa postazione in questo ufficio, ok, che è vuota. Questa postazione è vuota, Mhm. ok? E, Ma è la sua del lavoro? sì, è legata al lavoro, sì, Mhm. al suo lavoro. Quindi è come se in quel momento lì ci fosse stato il cambiamento per svuotare la scrivania e andare oltre. Come, però, allora, ehm, lei può decidere. Diciamo che l'orologio è fermo lì, è come se quel tempo lì fosse stato messo in stand-by attraverso dalla sua PS. Mm. Ok, perché lei poi potrà decidere se fare che è una parentesi e quindi poi tornare a quella scrivania precisa e simbolico, nel senso tornare magari al vecchio lavoro o a un'impostazione di lavoro come quella, no? O se decidere Mhm. invece di liberarsi di questa parentesi temporale e di continuare sulla sua strada come vuole, come meglio crede, senza ehm, bianco e nero, senza ehm, mh, o questo o quello, no? Quindi fluire liberamente con le infinite possibilità. Ok. Messaggio finale. Era come se prima tutte le interferenze che avevi ti tenevano in una bolla e ti facevano vivere in questa bolla quasi separata mh, da tutte le occasioni e le possibilità che tu avevi per sperimentare. Adesso questa bolla non c'è più, adesso puoi uscire nel mondo libera e sperimentare e andare verso quello che ti fa stare bene, verso il tuo benessere. E tranquilla che se impari a essere centrata e consapevole, riuscirai a creare la fiamma come vuoi, come meglio vuoi. Ecco, questa cosa qua. Vabbè, lei come la vedi? La vedo liberata da questo guscio che la teneva isolata da tutto. Pronta per la conquista della Pronta sua nuova proprio, vita? sai, col petto in avanti per andare e prendersi tutto, ecco. Schiena dritta, petto in fuori, pancia in dentro. Mhm. Tutto ciò che la fa stare bene. Mhm. Alla conquête, conquest, Mhm. conquista. Titolo di questa Questo. sessione. Mhm. La conquista.